Ben ritrovati e ben ritrovate, Tirannomatto qui su Path of Exile 2 con la mia esperienza nel crafting durante Dawn of the Hunt. Non tutti possono avere la stessa fortuna che ho avuto io, per esempio, di droppare un Headhunter e farci un bel po' di Divine Orb da reinvestire. Per chi non avesse assolutamente idea di cosa sto parlando, in Path of Exile le nostre currencies, le valute, sono lo strumento principale con cui andare a craftare i modificatori sugli oggetti equipaggiabili, ed è per questo che sono diventate delle valute, perché hanno degli effetti specifici. Ma lascerei queste specifiche a un video guida più dettagliato. Andiamo infatti dritto al sodo con l'esperienza Big Money Farming. Molto semplice: ottenere una base, comprarla magari con un modificatore che ci interessa, può essere molto dispendioso. Purtroppo al momento su Path of Exile 2 non ci sono abbastanza strumenti deterministici per ottenere i modificatori che vogliamo quando vogliamo sui nostri oggetti, soprattutto quando si parla di lavorare con delle basi già impegnative come questa mazza con +7 a tutte le skill melee, che è il modificatore forse più ricercato al momento, che costa di più sul mercato, seguito soltanto dal physical damage increase in percentuale sopra il 200%. Perché ho scelto questo? In realtà la mia intenzione era quella di craftarmi una mazza nuova, ma mi sono reso conto che avrei potuto reinvestire qualche divine e ottenerne almeno una decina in più, e così è stato alla fine. Ho deciso di investire in strumenti per limitare i danni del Random Number Generator, l'RNG o RNGesus, perché è il nostro signore onnipotente in questi giochi. Come ho fatto? Ho comprato sia gli Orb of Annulment, che servono per rimuovere i modificatori che non vogliamo, sia tanti Omen, che sono i risultati dei rituali, e nello specifico non quelli più costosi ho comprato, che sarebbe stato folle probabilmente, fra gli Omen of Annulment che vanno a targettare specificatamente i prefissi o i suffissi, ma ho comprato gli Omen of Greater Annulment, che praticamente vanno a decurtare il consumo, il prezzo di un Orb of Annulment su vasta scala, vasta tra tante virgolette, va a giustificare un certo investimento. Sarebbe stato meglio farmare tutto, ma per tagliare corto e produrre in fretta un risultato, oltre che anche fornirvi questo video, ho deciso di andare un pochino più all-in grazie al currency exchange di Alva. Altri omen utili sono stati l'Omen of Sinistral Exaltation, che serviva appunto per sniperare, cecchinare il prefisso del physical damage sulle mie mazze, fondamentale per il DPS, e l'Omen of Greater Exaltation, che andava a decurtare a metà il costo di Exalted Orb da slammare, da schiaffare sopra l'oggetto per vedere un risultato con i modificatori. Com'è andata? Ve la taglio cortissima. È andata meglio di quanto sperassi, ma non così tanto. Sono riuscito a vendere 3 mazze complessivamente per un guadagno relativo di 7 divine in totale rispetto alle spese. I nuovi Fracturing Orb, che servono per tenere locked, bloccare un modificatore randomico su un minimo di 4 presenti in un oggetto raro, purtroppo non sono stati un ottimo investimento in tutti i casi. Soltanto in uno è andata come speravo che andasse e sono riuscito un pochino a recuperare le spese, bloccando appunto per la prima volta il modificatore +7 a tutte le melee skill. Vi posso assicurare che con un minimo di pazienza, con tanto grinding autonomo e un buon occhio per il mercato, il Fracturing Orb va a mettere la ciliegina sulla torta a una strategia di ricerca del modificatore che ancora non è deterministica, ma che si avvicina un pochino. Ho scoperto a mie spese che il Recombinator, nuovo strumentopolo che arriva direttamente da Path of Exile 1, non è estremamente affidabile. Ho bruciato una manciata di Divine cercando di unire alto physical damage percentuale con purtroppo delle mazze bruciate col modificatore +7 a tutte le skill melee,
Quindi prendete questo come un mini gioco d'azzardo molto dispendioso e con le probabilità veramente basse quando si tratta di modificatori di tier alto, come per esempio quelli che stavo usando. Note finali: questo video non è pensato per darvi la soluzione definitiva a tutti i vostri problemi di finanza. Parte da due presupposti: avere una base di investimento, appunto ho sculato, c'è poco da fare con quella Headhunter e quindi ho avuto la possibilità di reinvestire, e poi accettarsi il rischio del gioco d'azzardo su Path of Exile, che al momento non si può fare in maniera diversa. Bisogna sbattere la testa, crafta e sbanca se si ha un po' di fortuna, perché altrimenti più che sbancare si va in negativo. Credo inoltre di aver fatto una scelta di campo relativa alla mia classe del guerriero, classe non giocatissima. Se avessi avuto più interesse e più fortuna anche nel drop durante le mappe di oggetti per la cacciatrice o per la strega Lich, sicuramente avrei potuto capitalizzare di più, perché sono molto più giocate, c'è molta più richiesta. Però credo anche che andare a interagire in quei mercati un pochino più di nicchia durante la stagione non sia una brutta idea, quando si sa cosa si sta facendo. Spero infatti con questa esperienza condivisa di aver messo in chiaro alcune dinamiche, magari utili, magari no, me lo saprete dire nei commenti. Tiranno matto out, anche oggi questo è quanto, alla prossima.